Salute a tutti! Questo video arriva dopo una pausa di diversi martedì, diciamo. E durante questa pausa ci sono state delle reazioni ai miei video precedenti, ai video sul Mistero Lotti, ma anche al mio libro. Reazioni che c'erano state anche prima, ma in questa pausa ce ne sono state altre. Ecco, ora io, prima di passare a nuovi argomenti, farò questo video dove cercherò di esaminare un po' questi interventi, che poi sono interventi critici nei confronti sostanzialmente dell'ipotesi che Lotti sia stato il mostro di Firenze, l'unico mostro di Firenze. Partiamo diciamo, delle critiche che arrivano dal mondo dei merendari. Ecco, i merendari, io uso questi termini, merendari, lottiani, tanto per capirci, no? Sono anche coreografici, sono anche, diciamo, simpatici. Ecco, allora, da questo mondo le critiche è un po' difficile che arrivino, perché l'ipotesi Lotti spunta un po' le loro armi. C'è questo scenario di Lotti unico assassino che ha una sovrapposizione abbastanza imponente con la tesi di Lotti facente parte della combriccola dei compagni di merende. Cioè, loro non possono farmi le pulci sul fatto che Lotti ha raccontato le balle, che Lotti non c'entrava niente, cioè tutte queste cose naturalmente smentirebbero anche loro, no? Per cui le critiche non sono arrivate granché. Però ecco, devo registrare, è una cosa che mi è stata segnalata, io non guardo i suoi video di questo personaggio che vi dirò, mi è stata segnalata una critica a un particolare che io ho raccontato nel mio ultimo video, dove illustravo il comportamento assolutamente disdicevole delle nostre forze dell'ordine in questa vicenda, no? Tra questi comportamenti ce ne fu uno che riguardava il delitto di Scandicci. Lì dove io avevo raccontato che c'era stato un intervento di poliziotti maldestri che avevano alterato la scena del crimine, e in particolare i pantaloni del ragazzo erano stati tirati giù e poi ritirati su alla ricerca dei suoi documenti. Ma io ritengo, su questo non ho prove, però mi sembra che la logica lo dica, che ci fu anche un'alterazione della borsetta che venne tirata fuori e lì a terra si andò a cercare i documenti sparpagliandone il contenuto. Ecco, questo personaggio è un personaggio che io non dico chi è perché non gli voglio fare pubblicità, cioè questo cerca attraverso questi video dove racconta delle balle in modo veemente, cerca di trovare più possibili visualizzazioni. Io non gliele voglio dare, uno a vederlo direbbe che è un coglione, no? Perché vederlo così dice questo è un coglione, ma non è un coglione, non è un coglione, è un po' come Lotti, cioè sembra un coglione, però è un furbacchione, c'è uno che con le poche, diciamo così, risorse che madre natura gli ha concesso cerca di cavarsela, cerca di arrabattarsi, raccontando anche delle balle. Quello che si può dire è che è un somaro, un vero somaro. Adesso vi spiego perché. Allora, lui ha letto un pezzo di questo libro, Dolci colline di sangue di Mario Spezzi, che secondo lui dimostrerebbe che quando arrivò la polizia sulla scena del crimine a Scandicci, la borsetta era già a terra, per cui non poteva essere stato quello che io ho detto, cioè che la polizia avesse alterato la scena del crimine tirandola fuori. Ecco, lui ha letto questo passo del libro di Spezzi. Mi avvicinai, feci un cenno di saluto al maresciallo della stazione di Scandicci. La polizia, gli uomini del commissario Cimmino evidentemente non avevano ancora trovato via dell'Arrigo, e in effetti questa via dell'Arrigo la polizia fece fatica a trovarla, sia la squadra mobile che la scientifica. Neanche il magistrato e neanche il medico legale. Eravamo io e il maresciallo e nessuno dei due aveva voglia di parlare, per cui erano lì il maresciallo dei carabinieri con Spezzi. Sull'erba vicino all'aritmo notai una borsetta di paglia. Era aperta e rovesciata, come se qualcuno vi avesse cercato qualcosa. Eccolo qui, ecco il somaro. Naturalmente dice, Segnini odia le forze dell'ordine, Segnini racconta scemenze, Segnini basta il libro di Spezzi per smentirlo, eccetera, eccetera. Però se si va a leggere il libro di Spezzi a una pagina prima, si legge questo. Poco prima di mezzogiorno mi prese l'ansia da buco. Buco è quando manchi una notizia e gli altri giornali ce l'hanno. Per un cronista un insulto alla mamma è più sopportabile.
decisi di fare un salto in questura. Ci arrivai in pochi minuti con la mia Diana. Salii le 2 rampe di scale, girai a sinistra e la voce nervosa e romanesca del commissario Maurizio Cimmino mi aprì il rubinetto dell'adrenalina. La porta del capo della mobile era aperta, mi affacciai e insomma qui io adesso evito di leggere tutto, ma Cimmino, che era capo della mobile nell'81, dette a Spezia la notizia di questo delitto che era avvenuto in via dell'Arrigo a Scandicci e lui non c'era ancora andato. Allora Spezia prende la Diane e si precipita e succede quello che ho letto prima, cioè arriva lì, trova lì il maresciallo dei carabinieri e la borsetta era già a terra. Però qui si legge che Spezia a mezzogiorno era lì che voleva trovare una notizia, per cui va lì in questura, insomma arriverà in via dell'Arrigo, sarà arrivata all'1, io non so quando sarà arrivata, sarà mezzogiorno e mezzo, mettiamo anche mezzogiorno e mezzo. Guarda caso, i poliziotti che dico io non erano quelli della squadra mobile, ma erano i colleghi di chi aveva scoperto il delitto alle 9 di mattina, che era Vittorio Sifone, un brigadiere di pubblica sicurezza, che andò a chiamare i suoi colleghi. E leggiamo dalla deposizione di Sifone, deposizione del 27 aprile 1994, al processo Pacciani. Il sopralluogo vero e proprio e i relativi atti di polizia non furono eseguiti dal sottoscritto, bensì dai colleghi della squadra mobile, che successivamente sono sopraggiunti sul posto, e sono quelli che dice il somaro. Alle ore 9 di quella domenica 7 giugno 1981 uscii di casa in compagnia di mio figlio di 4 anni e mi recai nella campagna di Roveta per un prelievo di acqua potabile. Ritornai indietro, cioè arriva lì, scopre il delitto con questo bambino e questo qua appena vede il delitto torna indietro e dice: dopo circa 3 km raggiunsi piazza di Vingone, dove c'è un esercizio pubblico gestito da un mio amico nonché coinquilino, al quale affidai la macchina e il bambino con la tanica dell'acqua con preghiera di portarlo a casa mia e di avvisare mia moglie che io sarei tornato più tardi perché dovevo collaborare con i miei colleghi. In parentesi, Sifone arriva lì in questo esercizio, in questo bar, c'è questo suo amico e si può immaginare che raccontò a questo suo amico quello che aveva visto. Insomma, gli dice: vai a casa mia, porta il mio bambino a casa, anche la tanica dell'acqua, e gli avrà raccontato quello che era successo. Ora, questo è un discorso che riguarda Spalletti, no? Che la notizia di questo delitto, che poi sarebbe stato detto che Spalletti l'aveva raccontata prima che fosse stato scoperto, è una scemenza. Cioè la notizia in un posto così piccolo, cioè diciamo nel circondario, si era sparsa in un baleno, era stata data in un locale pubblico. Comunque andiamo avanti con il discorso invece di prima. Nel frattempo telefonai alla centrale operativa, mi mandarono subito una volante. Arrivata la volante, montai accanto al posto di guida e mi riportai sul luogo. Ma qui la squadra mobile non c'entra niente, non c'entra niente. Quella che sarebbe arrivata dopo, no? Secondo il somaro. PM, scusi, quando lei arrivò sul posto non era mutato nulla? Era identico a come l'aveva visto prima, la situazione dei luoghi? Non era intervenuto nessun altro? No, nessuno. L'unica cosa che è stata fatta, perché poi c'è il PM, cosa avete fatto voi, compagnia bella, no? L'unica cosa che è stata fatta è stato prelevato un documento di riconoscimento, non so se era patente di guida o carta d'identità, non ricordo ora per identificare le persone, è l'unico. PM, è stato prelevato sia dall'uomo che dalla ragazza? Sifone, è venuto fuori quello della ragazza. PM, è stato prelevato sia dall'uomo che dalla donna? Sifone, sì. Per vedere chi erano? Allora, evidente, no? Qui Sifone dice che questa borsetta era già lì a terra, dice anche che era stata buttata, secondo lui, dalla ragazza come difesa contro il mostro. Questa è una cosa che non regge, perché in questo finestrino che c'era il vetro metà frammenti erano ancora su, questa storia della borsetta che lei getta via e che poi cade lì non esiste. Cioè, secondo me questa borsetta l'avevano tirata fuori loro, io l'ho già detto, è una mia convinzione, cioè non è odio verso la polizia, è semplicemente un cercare la verità e senza guardare in faccia a nessuno, cioè che siano poliziotti, che siano magistrati, che siano avvocati, che siano criminologi o sedicenti periti balistici, cioè secondo me quando ci sono delle evidenze che io ritengo siano evidenze, io lo dico, cioè,
non è odio per nessuno, questo è chiaro, no? Che questo fomenta, diciamo, questa avversione verso gli altri alla ricerca di consenso, no? Ci sono quelli che così si divertono a dare addosso agli altri, no? Senza riconoscerne, diciamo, il lavoro. Comunque sentiamo cosa dice il somaro. Dopo tutto questo discorso di Spezia, lui parla in romanesco, io non ci riesco, ma non ve ne vergognate che quando arriva Mario Spezzi, qua non sono arrivati nemmeno poliziotti, stava lui e il maresciallo, e Mario Spezzi vede la borsa a terra, già con gli oggetti per terra. Ve dovete documentare, se no dovete andare in pensione. E vi documentate o andate in pensione, non dovete raccontare le cazzate alla gente per qualche visualizzazione in più. Senti chi parla, no? Senti chi parla. Ma allora, io questo avevo detto che poteva sembrare un coglione, ma non è un furbacchione. Ecco, però io devo dire che coglioni sono quelli che lo ascoltano credendo a quello che dice. Ma lasciamoci alle spalle questo somaro e chiudiamo il discorso dei merendari, quando diceva appunto che i merendari con la tesi Lotti si trovano un pochino a mal partito, ma dal mio punto di vista la loro ipotesi, che poi è anche la verità giudiziaria, non sta proprio in piedi, no? Io ho già spiegato, ma lo dico in breve così a beneficio di chi magari mi ascolta per la prima volta, cioè Lotti raccontò talmente tante balle che è veramente un assurdo aver condannato lui stesso e soprattutto aver condannato all'ergastolo Mario Vanni e averci regalato questa verità giudiziaria. È un assurdo che poggi soltanto sulle dichiarazioni di Lotti. Cioè, se si va a leggere la sentenza, e qui invito chi ha voglia di approfondire, andare sul mio blog dove io ho esaminato la sentenza di primo grado di condanna dei compagni di merende, dove i giudici disperatamente cercano di trovare riscontri, ecco, i famosi riscontri, cioè riscontri che darebbero manforte a Lotti per la sua verità, perché praticamente il giudizio di condanna di Mario Vanni è basato solo sulle parole di Lotti, però i giudici cercano di trovare dei riscontri ridicoli, io li ho esaminati uno a uno e adesso non li sto qui a dire. Che Lotti raccontò delle balle è palese, ma io l'ho già raccontato, l'ho già detto a Scopeti, Collo Calderita la domenica, ma la domenica quelli erano già morti da 2 giorni. A Vicchio l'orario è sbagliato, arrivano lì alle 11, ma i ragazzi erano morti prima delle 10. Cosa c'è dopo? A Baccaiano c'erano c'era Giogoli. A Giogoli lui dice di aver sparato 2 colpi come imbambolato, però invece no, perché il mostro sparò 2 colpi molto precisi da un finestrino e si spostò e ne sparò un secondo da finestrino accanto. A Baccaiano c'è la famosa storia delle macchine parcheggiate vicino alla piazzola su una strada strettissima. Passarono fior di testimoni avanti André mentre il delitto si stava consumando e non videro nessuna macchina. Ecco, qui mi ricordo io ripeto, non guardo video di questo somaro, però diciamo mi è capitato di occhieggiarne qualcuno anche in passato, no? Lui aveva fatto delle interviste a questi testimoni a distanza di quelli che sono di 30 anni, quanti sono? 40 anni. Ha fatto queste interviste e questi qua secondo lui avevano raccontato all'epoca qualcosa di sbagliato, ma a lui gli hanno raccontato qualcosa di giusto, che praticamente stiracchia un pochino i tempi per dimostrare che in qualche modo c'era una finestra nella quale poteva essere avvenuto il delitto prima che passassero i testimoni, una cosa che non esiste. Cioè, questo racconta veramente delle scemenze vere, e io mi meraviglio che ci sia gente che lo ascolta e gli crede. Comunque, Lotti raccontò delle balle, su questo non ci piove. Allora, però, perché raccontò delle balle? Cioè, è questa la domanda, no? La domanda che uno si deve porre se vuole cercare di capire il personaggio, oppure se lo vuole liquidare così, come se fosse qualcuno che lo sa, piovuto dal cielo per dare alla nostra magistratura una possibilità di risolvere questo enigma, e allora questo è un altro discorso, così, piovuto così. Ma non è possibile considerarlo in questo modo. Comunque, io appunto ho fatto questi video dove ho cercato di sfatare i luoghi comuni che consentono a questi scettici di considerare il personaggio Lotti praticamente come se non esistesse, è un burattino in mano della magistratura.
E luoghi comuni che io, il primo che avevo confutato, prima ancora di questi 4 ultimi video, era quello della macchina rossa. E sulla macchina rossa c'era la leggenda metropolitana che questa macchina rossa, e questa è una leggenda che è nata dalle ricerche di Filastò e di Cannella, l'investigatore privato, che la macchina di Lotti sarebbe stata inutilizzabile al momento del delitto degli Scopeti, per cui nessuno poteva aver visto la sua macchina sotto la piazzola. Sarebbe stata questa macchina senza le ruote, con le galline che ci facevano le uova dentro. Ecco, io ho dimostrato che questo non è assolutamente vero, cioè non esiste dimostrazione di questo, ma anzi, se si vanno a vedere gli elementi che ci stanno dietro su questa storia dell'assicurazione, sulle dichiarazioni di vendita, sui documenti di vendita, si scopre che c'è uno scenario in cui quella macchina è vero che era stata intestata a Lotti, è vero che era stata assicurata a nome di Lotti, ma direi che io ci scommetterei 100 contro 1 che Lotti di questo non ne sapeva assolutamente nulla, per cui dietro c'era una gaboletta. Secondo elemento, Lotti, scemo del villaggio. Ecco, il primo di questi 4 video ho cercato di dimostrare che Lotti, scemo del villaggio, non era per nulla. Cioè c'è questa diceria, no? Che Lotti andava a inseguire gli UFO, prendeva a cazzotti le onde, i soliti boccaloni di oggi che la fomentano, quelli che dicono io Lotti l'ho conosciuto e l'ho visto che era lì che prendeva a cazzotti le onde, ma se si va a leggere la perizia Fornari Ragazzi si scopre che Lotti è quello che dicevo prima, sembra un coglione ma non lo è affatto, no, sembrava un coglione ma non lo era affatto, era molto molto furbacchione, era uno che con le poche risorse, e qui il parallelo, con le poche risorse che la natura gli aveva dato, cercava di cavarsela al meglio. Lo dicono Fornari e Ragazzi, dice, questo qui è uno che con diciamo, le limitate risorse anche intellettive che aveva, però le sapeva, evidentemente le sapeva gestire al meglio e riusciva a cavarsela, infatti aveva una sua strategia difensiva e compagnia bella. Comunque il video tratta di questo. Un secondo video, quello della pistola, dice, ma come aveva fatto Lotti a entrare in possesso di quella pistola che era stata usata a Signa? È chiaro che qui io non ho potuto dare delle prove che Lotti effettivamente avesse preso quella pistola, però ho dimostrato che poteva essere entrato in possesso di quella pistola, cioè non c'è niente che avrebbe impedito a Lotti di essere la persona che raccolse quella pistola dalla scena del crimine. Perché? Perché quella pistola, prima di tutto, fu lasciata sulla scena del crimine. Lì non ci piove. Ci sono le dichiarazioni di Natalino e di Mele che, se messe assieme, danno questo scenario. È uno scenario che nessuno ancora è riuscito a confutare se non con le scemenze, se non con sciocchezze. No? Nessuno ha confutato lo scenario che io ho disegnato di lo zio di Natalino che buttò lì la pistola. Nel mio libro ci sono tutte le spiegazioni del perché. Naturalmente una ricostruzione ipotetica che ho fatto io. Ecco, allora, io non posso dimostrare che era Lotti il personaggio che in motorino seguiva la Locci, non posso dimostrare che quella sera era lì al cinema, però se quella pistola è stata buttata sul posto, se facciamo l'ipotesi che Lotti era il mostro di Firenze, niente avrebbe impedito a Lotti di essere quel personaggio che quella sera era lì e quella sera prese la pistola e se la portò a casa. E questo è il secondo luogo comune. Il terzo luogo comune è quello del motorino. Il motorino. Motorino, Lotti non poteva essere andato a uccidere i ragazzi di Borgo San Lorenzo perché era distante, dicono 70 km, poi si scopre che erano una cinquantina. Non poteva essere andato lì perché non c'aveva la macchina. Non poteva essere andato in motorino, presumibilmente aveva un motorino. Lui disse a Fornari Ragazzi che prima della macchina aveva un motorino. Lui prese la patente nel 77 mi sembra, o 78, adesso insomma gli anni erano quelli, non si sa da quando questo motorino l'aveva, però insomma un motorino, io penso che è plausibile pensare che quando ne aveva 28 nel 68 o quando ne aveva 34 nel 74 quel motorino ce l'aveva, un motorino. Io ho dimostrato, dicono un motorino non poteva arrivare là senza avere rabbucchi di benzina, non c'erano i distributori aperti e compagnia bella, no? Però io ho dimostrato che i motorini dell'epoca
a cavallo dagli anni 60-70, erano motorini che potevano fare tranquillamente oltre 200 km senza nessun rabbocco di benzina, e avevano anche delle velocità ragguardevoli, cioè motorini che andavano sui 70 all'ora, diciamo come velocità massima potevano anche superare gli 80, però vogliamo pensare a una velocità di crociera di 60 km all'ora per fare i 50 km che c'erano da San Casciano a Borgo San Lorenzo, in un'ora ci si arrivava, per cui non è quello un impedimento, quel qualcosa che avrebbe impedito a Lotti di commettere quell'omicidio. Ultimo dei luoghi comuni che ho cercato di confutare nel quarto di questi 4 video è quello del genio del crimine, il mostro genio del crimine che avrebbe tenuto in scacco polizia, magistratura per tutti quegli anni. Sì, ma io ho illustrato quali erano le capacità dei nostri investigatori, cioè ci sono veramente dei comportamenti, tra cui anche questa storia della scena del crimine di Scandicci, cioè scene del crimine alterate, prove perdute, nemmeno prese, le impronte, che insomma è una cosa per cui questo genio del crimine non era necessario per non farsi prendere. Ma allora, io ho dimostrato questo. A questo punto ci sono vari interventi su questi miei video di chi non crede alla tesi Lotti, che io dividerei di scettici che non credono alla tesi Lotti. Io questi scettici li dividerei in 3 categorie. I primi sono i superficiali, sono quelli che non hanno letto sicuramente il mio libro, ma non solo, ma sono anche poco documentati, cioè conoscono poco la vicenda. Faccio qualche esempio. Leonardi Domenico, Lotti, flop, quello non era buono neanche a uccidere una gallina. Allora, evidentemente il mio video su Lotti scemo del villaggio non lo ha convinto se l'ha visto. Marco Rioti, Lotti non aveva le capacità mentali di tenere in scacco la polizia e gli investigatori dal 68 all'85. Non c'è modo. Aveva un cervello di un ragazzino di 12 anni. Ma scherziamo, è ancora il solito luogo comune, no? Di Lotti scemo. Quest'altro, Alessandro Carminiti. Diciamo che ci sono molti più riscontri oggettivi a sostegno della tanto bistrattata pista satanica che a sostegno di questa ricostruzione molto pindarica. Ecco qui mi sembra Grantottero interviene sotto e gli chiede: ma questi riscontri oggettivi a sostegno della tanto bistrattata pista satanica dove sono? Quali sono? Scena muta. Ci sono invece una categoria un pochino più su, ecco, io li ho chiamati gli impauriti. Chi sono questi? Sono quelli che sono contrari alla tesi Lotti a prescindere e non si documentano minimamente su che cosa ci possa essere dietro alla tesi Lotti, quali possono essere le argomentazioni che hanno portato me a formularla. Ecco, io direi che il campione di questa categoria è il signor il confidente giudiziario. Lui, appena io ho messo lì in premiere il video numero 1 della mia serie Il mistero Lotti, subito è intervenuto, prima che venisse trasmesso, a mettere le mani avanti, in questo modo. Tanto furbo che c'è anche morto il Lotti in galera. Pensa te che genio del male, colui che avrebbe tenuto in scacco la procura per decenni. Si sfiora il ridicolo. Il Kaiser Sose di San Casciano, ma per favore, basta sentire le interviste di chi l'ha realmente conosciuto in paese ai tempi per capire, e non ci vuole tanto, che era realmente un tonto, grullo del paese, messo lì a puntino e incastrato da un meccanismo troppo più intelligente e spietato di lui. Cioè io ho messo in premiere un video dove dico sto per tentare di confutare questi luoghi comuni e lui non mi dà nemmeno il tempo di aprire bocca, ma subito dice no, Lotti era un cretino, è inutile che te parli. E allora, questo qua, poi ho visto vari altri suoi interventi in giro, è uno che sarà su questa vicenda da chissà quanti anni, probabilmente anche da più di me, no? È uno che è sempre pronto a discuterne, chissà, io gli ho anche chiesto qual era la sua posizione, ma lui non ha risposto, la sua ipotesi. Cioè, allora, vuoi confutare la mia tesi? Allora, se consideri la mia tesi spazzatura, nemmeno intervieni. Perché intervieni? Se intervieni è perché questa tesi in qualche modo ti ha smosso qualcosa e io credo che tu abbia paura di andare a scoprire
che questo qualcosa che ti ha smosso potrebbe mettere in forze tutte le tue convinzioni di così tanti anni. Cioè, se sei così convinto che Lotti non c'entri nulla, leggiti il mio libro, leggi le mie argomentazioni e poi vieni a confutare quelle argomentazioni, non così genericamente. Lotti non poteva essere perché era troppo scemo per fare il mostro. Ancora prima addirittura del video in cui io ti ho detto che confuterò questo luogo comune. E io credo che sia la stessa cosa che succede a un altro, a Siluro GT. Lotti, mai e poi mai il mostro di Firenze. Gentilissimo, qualora riuscisse a dimostrare o venisse casualmente fuori che Giancarlo Lotti fosse veramente un inafferrabile genio del crimine, sarei disposto a farle un bonifico di almeno 500 euro e le assicuro che non guadagno molto. Questo per dirle quanto ritenga assolutamente assurda questa pista. Siluro GT, io non l'ho ritrovata, però sono sicuro che lui ha fatto un altro intervento da qualche parte. Può darsi su un video dove io do un'intervista, io non sono riuscito a trovarlo, dove lui dice che non leggerà mai un libro dove si argomenta la tesi Lotti mostro di Firenze. Non lo leggerà mai. A questo punto io non mi sono mai messo qua a raccontare i giudizi positivi sul mio libro. No? Se uno va su Amazon dove si vende il mio libro troverà dei giudizi così, molti giudizi positivi. Io questo qui non l'ho mai fatto, però in questo momento io lo farei per il discorso che persone che hanno studiato la vicenda da tanti anni, che hanno avuto le loro idee, si sono comunque accostati alla mia ipotesi di Lotti mostro di Firenze in un modo positivo, per vedere un po' quello che c'era dietro. E vediamo le reazioni, sono due. Vediamo le reazioni che hanno avuto. Ecco, vediamo le reazioni di Federico Cauli. Io gli avevo chiesto il permesso di poter leggere qualcosa di quello che lui aveva scritto, me l'aveva dato. Caro Antonio, mi vedo costretto a farti un rimprovero enorme. Dopo la lettura del tuo nuovo libro, credo che mi occuperò meno di questa faccenda, che seguivo da oltre 10 anni. Dal buio, come scrivi tu, è uscito Lotti, il complessato, freddo, improvvisamente violento. Ridicolo chi l'ha interrogato, dandogli l'opportunità di adeguarsi a quello che aveva detto Pucci. Un po' mi spiace, ma a meno di svolte clamorose, sento la fissazione mostruosa di leguarsi. E tutto sommato te ne sono grato. Continuerò ad ascoltarti per il piacere di farlo, ma ormai è andata. Speriamo che ti diano lo spazio che meriti. Federico. Cos'è successo a Federico Cauli? Federico Cauli ha letto il mio libro con il bagaglio delle sue convinzioni di anni e il mio libro l'ha convinto. Ma lui ha letto il mio libro senza paura. E io prego il signor confidente giudiziario, prego il signor Siluro GT di fare la stessa cosa. Cioè abbiate il coraggio di leggerlo questo libro e poi venite ad argomentare. Vediamo invece le reazioni di un altro. A lui non gli ho chiesto il permesso, ma non c'è bisogno che glielo chieda. Il signor Falstaff consiglia a tutti gli scettici del mistero Lotti di leggersi con attenzione e senza pregiudizi il libro di Segnini. Io l'ho fatto partendo dalla fine, probabilmente con la presunzione di conoscere abbastanza bene i fatti esposti nelle prime 3 parti del volume. Evidentemente questo è uno che la vicenda la conosce bene e è andato subito al sodo, cioè diciamo che tutta la prima parte, le prime 3 parti del libro, è che però io consiglio, chi legge il mio libro deve leggere quelle 3 parti, anche perché c'è spiegato quello che secondo me è la spiegazione del mistero di Signa, e questo è nella seconda parte. E poi c'è il racconto delle indagini, le dinamiche dei delitti, insomma è da leggere anche quella, però vabbè, Falstaff l'ha saltata, no? Lui lo dice, è andato subito al sodo. E vediamo quali sono le sue reazioni. Ho avuto la conferma, se mai ve ne fosse bisogno, della logica assolutamente rigorosa che sottende l'analisi dei personaggi coinvolti e dei loro comportamenti. Ad ogni interrogativo viene data una risposta convincente, o quantomeno plausibile. Straordinario, ad esempio, il capitolo all'inseguimento di Lotti, che ne delinea passo dopo passo, interrogatorio dopo interrogatorio, il percorso dal silenzio alla confessione. Ci torneremo su questo capitolo all'inseguimento di Lotti, questo capitolo del mio libro. Anzi, alle confessioni. Al termine della lettura, forse non potrete dire di avere certezze in proposito. Segnina, a dire il vero, si sbilancia addirittura fino al 100%.
ma vi passerà la voglia di fare sarcasmo e di parlare di UFO. Allora io dico, ripeto, al signor confidente giudiziario e al signor Siluro GT di leggerlo questo libro, leggetelo e poi venite a argomentare. Diciamo che io ritengo appunto che la persona intellettualmente onesta che voglia argomentare sull'ipotesi Lotti deve leggere per forza il libro, se no argomenta sul nulla. E c'è chi l'ha fatto e è rimasto convinto delle sue idee. Ecco, qui ci sono numerosi interventi dello spettatore Michael Chivers. Allora io devo dire, prima di parlare delle sue argomentazioni, che fa un errore fondamentale, fa un errore di base che inficia tutte le sue argomentazioni, cioè quello di ritenere di avere davanti una requisitoria di un PM e non un tentativo di ricostruzione storica. Cioè qui bisogna stare molto attenti. Io ho sempre dichiarato che il mio lavoro è un tentativo di ricostruzione storica a beneficio di storici futuri, professionisti, cosa che io non sono, però io diciamo ho il vantaggio rispetto a loro che sono più vicino ai fatti e magari posso vedere alcune cose meglio di loro, meglio di quanto lo vedranno gli storici di tra 50 anni. Il mio è un tentativo di ricostruzione storica, non è certamente un tentativo di ridisegnare la verità giudiziaria, perché io non ho gli strumenti, non lo posso fare. Allora, le critiche che si possono fare a una ricostruzione storica e a una requisitoria di un PM sono completamente diverse. Cioè, la ricostruzione del PM non si propone di andare a ricostruire una vicenda, ma si propone di dimostrare che quello è colpevole e per dimostrare che è colpevole non importa ricostruire la vicenda, importa dare gli elementi che portano alla colpevolezza di questo personaggio. Invece una ricostruzione storica cerca di disegnare un quadro generale. È chiaro che una requisitoria di un PM è più delicata, è più criticabile, perché basta niente che cade. Cioè la legge ci dice che una persona può essere condannata se si è sicuri oltre ogni ragionevole dubbio. Dovrebbe essere così, anche se nel caso dei compagni di merende non è stato così, anche nel caso di Pacciani, però dovrebbe essere che se questa ricostruzione ha delle parti non convincenti, a questo punto cade tutto. Ma il discorso della ricostruzione storica è un altro. Ma vediamo più quello che io ho capito che è una ricostruzione storica, cos'è una ricostruzione storica, andando a leggere un documento che ho trovato in rete, lo vediamo qui, il frontespizio, è dell'Associazione di Promozione Sociale Confalone del Drago, presenta ricostruzione storica, istruzione per l'uso. Relatore dottoressa Eleonora Rebecchi. Ecco, lì ci sono 3 brevi citazioni. La storia non può esaurirsi in una semplice raccolta di testimonianze, perché in tal caso sarebbe pura erudizione. Cioè, diciamo, il lavoro di uno storico non può ridursi alla raccolta delle fonti, perché quella sarebbe pura erudizione. Cioè, le fonti, quello che dice, le fonti vanno interpretate. E infatti si va avanti, dice, l'erudizione però è un momento insopprimibile dell'indagine storica. Cioè, qui dice ancora che queste fonti, la raccolta delle fonti è necessaria, cioè non si può argomentare sul nulla, si deve argomentare sulle fonti. Il primo passo appunto di ogni ricerca. Questo è una citazione del libro di Salvatore Tramontana, Capire il Medioevo, un libro del 2005. Sempre in questo libro si dice, è un'altra citazione, recuperare la memoria è un esercizio di ricostruzione selettiva. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando si vanno a interpretare queste fonti che sono state raccolte, vanno interpretate anche in modo selettivo, cioè bisogna cercare di distinguere tra le fonti che si presume che lo storico, quello che ricostruisce la storia, ritiene più veritiere e quelle che invece ritiene meno veritiere. Naturalmente deve dare a chi legge anche le giustificazioni di quello che afferma, del perché ritiene valida una fonte, perché ritiene meno valida un'altra fonte. Ma arriviamo alla terza citazione, che è quella più interessante. Credo che sia la professoressa Enrica Salvatori, è una storica dell'Università di Pisa e questo è un documento che si trova online, però io non l'ho trovato, qui viene fatta questa citazione. Il documento è La verità storica del 2003. Ogni ricostruzione storica è di per sé soggettiva e ogni storico deve essere consapevole che ciò che fa non è altro che suggerire un possibile percorso della ricostruzione della realtà.
quello che a suo parere e sulla base della sua interpretazione delle fonti è stata la vicenda storica. E qui è una cosa fondamentale. Allora, la mia ricostruzione storica di questa vicenda del mostro di Firenze non ha la pretesa di essere una ricostruzione che fotografa la realtà così com'è. Cioè, io lo credo perché sono convinto di questo sulla base di tutto quello che ho studiato e tutto, però possono esistere ricostruzioni storiche alternative. Allora, una ricostruzione storica ha una sua validità, secondo me, da profano, se rispetta due elementi. Il primo, non deve avere punti di impossibilità. Cioè, una ricostruzione storica non può avere un punto di impossibilità. Facciamo un esempio. Se io nella vicenda del mostro faccio una ricostruzione storica dove Francesco Narducci era il mostro di Firenze, se era il killer unico, e non posso farla, perché al delitto di Calenzano Francesco Narducci era in America. Per cui non poteva essere stato lui ad aver ucciso quei due poveri ragazzi di Calenzano, per cui, come se era il killer unico, io non lo posso prendere in considerazione. Doveva essere per forza coadiuvato da qualcun altro. Sì, è vero, potrei fare una forzatura del tipo ha preso un aereo razzo e era lì che ascoltava una conferenza e dopo un'ora era a Calenzano che uccideva però è chiaro che sarebbe una forzatura, no? Ma un secondo aspetto che rende una ricostruzione storica una buona ricostruzione storica è la sua plausibilità. Cioè io quando faccio una ricostruzione non devo inventarmi delle cose che sono possibili ma sono illogiche. Faccio ancora un esempio su Francesco Narducci, questo è il mio giudizio, ma pensare che la famiglia di Francesco Narducci abbia preso il cadavere di qualcuno che era 20 cm più basso di lui, 20 cm più largo, pieno di lividi, e l'abbia messo al suo posto per nascondere il fatto che Narducci avesse una piccola fratturina qui al collo, mi sembra veramente una cosa assurda. Cioè è una cosa assurda, è una ricostruzione questa che non sta in piedi per una questione di implausibilità, anche se è una ricostruzione possibile, perché in ipotesi potrebbe anche essere successo, però. Comunque, fidiamo la citazione della professoressa Enrica Salvatori. Lo storico elabora quindi memorie prodotte da altri e le riorganizza secondo i suoi schemi e i suoi parametri interpretativi in una nuova sistematizzazione, in una nuova memoria. È chiaro, no, che in una ricostruzione storica, poi soprattutto andando indietro nel tempo o anche andando in un ginepraio come è quello di questi elementi che si sono aggrovigliati nella vicenda del mostro di Firenze con ipotesi le più varie, è chiaro che ci sono delle incertezze. Queste incertezze, che non possono essere riempite con dei documenti certi, vanno riempite con la logica. Cioè in una ricostruzione storica di questo tipo uno per forza che deve fare ricorso alla logica, perlomeno dare una plausibilità alla sua ricostruzione storica, anche se non può dimostrarlo. Per esempio nel caso della pistola che Lotti avrebbe raccolto dalla scena di Signa, nessuno potrà mai dimostrarlo, però è una cosa possibile, è una cosa plausibile. Ci sono elementi che suggeriscono che quel personaggio potrebbe essere stato lui, perché lui aveva il motorino e la Lotti era seguita da uno in motorino, lui è abitato per tanti anni vicino, insomma non lontano dalla Locci, poteva essere quel qualcuno che si era infatuato di lei e che la seguiva, insomma. Però è chiaro che la dimostrazione non si può dare, no? Però è uno scenario che, ce ne sono altri che prevedono la sostituzione dei bossoli, anche quelli non possono dare le prove, sta a chi li guarda, a chi legge questi scenari, giudicare sulla loro plausibilità. Ma facciamo un esempio di una ricostruzione storica che non può dimostrare di essere vera, ma che la ragione ci dice che è vera, che è quella dell'origine degli Etruschi. Adesso è un argomento che non c'entra niente, ma fatemelo dire. Io una volta ero appassionato di storia, ho letto tante cose, da ragazzo soprattutto, ma anche un pochino più avanti, però adesso è tanti anni che non me ne occupo più, farò anche degli errori. Comunque io mi ricordo che
c'era il problema dell'origine degli Etruschi. C'erano fonti antiche che li facevano arrivare dalla Lidia, dall'Asia Minore, dalla Turchia sostanzialmente. No? Sarebbero venuti lì con le loro navi, sarebbero approdati in Etruria e lì avrebbero conquistato, diciamo, l'Etruria e poi sarebbero stati gli Etruschi che tutti conosciamo. Ci sono degli elementi che tipo comunanze di lingua, perché la lingua degli Etruschi è una lingua sconosciuta, non si sa bene nemmeno a quale ceppo appartenga, e per cui si è trovato qualcosa di simile, insomma si sono fatte questi ragionamenti. Ma quando sono arrivati gli archeologi moderni, ne posso dire uno, Massimo Pallottino, che ha scritto il famoso libro Etruscologia, che qualsiasi appassionato degli Etruschi naturalmente dovrebbe aver letto, io l'ho letto ai tempi. Ecco, quando sono arrivati gli archeologi moderni, che ci sono state le ricerche, si è capito come gli Etruschi sono nati, cioè gli Etruschi sono un popolo che è cresciuto sul territorio. Cioè se fossero arrivati questi conquistatori da lontano, qualcuno dice popoli del mare che arrivarono con le loro navi, ma avrebbero fondato le città sulla costa, invece le città etrusche sono tutte all'interno. E sono in una zona che prima, 100, 200, 300 anni prima, era occupata da una popolazione che si chiamava, una cultura, diciamo, una popolazione che aveva una cultura che era la cultura villanoviana. Questi qua erano un popolo, diciamo così, primitivo, non avevano la scrittura, avevano dei villaggi, probabilmente di capanne, e bruciavano i loro morti e li seppellivano in urne, le ceneri in urne, le seppellivano in terra. Questi qua si trovavano esattamente dove poi troviamo gli Etruschi, 100-200 anni prima. Lì cosa era successo? La plausibilità è questa, che questi qua erano una popolazione di non elevata civiltà rispetto alle civiltà che invece c'erano intorno. La penisola italiana era oggetto di viaggi da parte dei mercanti greci che si erano stanziati nell'Italia meridionale, dei mercanti fenici che andavano con le loro navi, caricavano dei beni diciamo, della loro civiltà, vasi, cose del genere, e si fermavano dove c'erano questi popoli più primitivi e facevano gli scambi. Ecco, in Etruria c'erano i villanoviani che avevano il vantaggio di avere un territorio fertile, un clima mite, per cui avevano dei buoni prodotti dell'agricoltura e in più avevano la fortuna di avere nelle loro zone le colline metallifere dove si potevano estrarre i metalli e poi scambiavano queste cose qui. Prendevano questi manufatti di una civiltà superiore e chiaramente rimanevano lì estasiati e poi magari cercavano di replicarli, magari qualche artigiano che arrivava con le navi diceva vabbè mi stabilisco lì, magari si sposava una donna del posto, del luogo, metteva su figli, metteva su un laboratorio dove replicava le sue opere e così via, e da lì sono nati gli Etruschi. Questo è uno scenario plausibilissimo. Però non è dimostrabile, è semplicemente uno scenario plausibile e se si vuole confutare bisogna confutarlo e poi bisogna dare anche uno scenario alternativo e scenari alternativi validi a questo non ce ne sono. Un altro caso, qui non è una ricostruzione storica, ma è una questione, diciamo così, di scienza. L'evoluzionismo, ecco, la dimostrazione dell'evoluzionismo non esiste, cioè non si può fare un esperimento che dimostra che la vita è soggetta alle regole dell'evoluzionismo, no? Che sono le regole della sopravvivenza del più forte, eccetera, eccetera. Perché non ci sarebbe il tempo di verificare il risultato, è evidente, no? Però, cioè, quale altra teoria diversa dall'evoluzionismo è in grado di spiegare, per esempio, i fossili? Quale altra teoria è in grado di spiegare le somiglianze tra specie? Cioè soltanto l'evoluzionismo, cioè il creazionismo, che è uno scenario alternativo, non è plausibile, non è convincente. L'unica è la teoria dell'evoluzionismo. Allora, ritornando al discorso della mia ricostruzione storica, quello che io ho cercato di fare con l'ipotesi Lotti è di mettere assieme tutta una serie di elementi che lo coinvolgono, a mio giudizio, e in base a questo cercare di ricostruire un quadro generale plausibile. Per cui ho preso in esame le varie testimonianze, ho preso in esame i suoi comportamenti, i suoi racconti, cercando di capire perché ha raccontato questo, perché ha raccontato quello e così via. Allora, se qualcuno vuole criticare la mia ricostruzione storica però, non deve farlo come se fosse la requisitoria di un PM,
in cui basta niente che tutto cade. È chiaro che se mi si dimostra che c'è un elemento di impossibilità, va bene, ma come poteva essere per esempio l'impossibilità di Lotti di andare a uccidere a Borgo San Lorenzo a bordo del suo motorino. Ho dimostrato che questa impossibilità non c'è. Oppure l'impossibilità di Lotti perché era un oligofrenico e non era nemmeno capace di allacciarsi le stringhe delle scarpe. No, questa non è. Queste sono impossibilità che ho dimostrato che non esistono. Oppure quello della macchina rossa, che lui non aveva la macchina rossa, per cui la macchina rossa non poteva essere la sua. Anche questa è una impossibilità che non esiste. Allora, fatta questa premessa sulla differenza tra ricostruzione storica e requisitoria del PM, andiamo a vedere le critiche che mi sono state fatte da Michael Chivers, che appunto ha letto il mio libro, lo ha dimostrato perché ha citato delle pagine, però nonostante questo è fortemente critico verso l'ipotesi Lotti. Diciamo che è una persona intellettualmente corretta, perché prima di criticare la mia ipotesi l'ha studiata, l'ha guardata, insomma, sa di cosa sta parlando. Però, come dicevo, i suoi interventi sono viziati da quella impostazione. Michael Chivers sembra essere un avvocato, da quell'impostazione che è quella di confutare una requisitoria. Per esempio, su Filippa Nicoletti, il suo intervento, la prima volta che parla di Vicchio, 6 febbraio 96, la Nicoletti dice tutt'altro. Cioè qui io avevo detto che è importante la testimonianza della Nicoletti, perché la Nicoletti dice che è stata portata sulla piazzola di Vicchio da Lotti fin dal 1981 e la cosa è molto pesante, è un indizio molto pesante nei confronti di Lotti, perché quella piazzola era così sperduta e tutto, una piazzola che poi 4 anni dopo c'è stato un delitto, insomma, che Lotti la conoscesse fa pensare molto molto male di lui. Ma sentiamo Michael Chivers cosa dice. Lui riporta la dichiarazione del 6 febbraio 96. A proposito di luoghi appartati all'aperto, dove mi sono intrattenuta in intimità, ricordo che, sempre con il mio amante di Arezzo, sono stata anche in quel posto, dove è stata uccisa la Rontini con il suo fidanzato. Per cui all'inizio la Nicoletti dice che c'è stata con il suo amante, non con Lotti. Solo il 10 febbraio, su sollecitazione degli inquirenti, parlerà in termini possibilistici di Lotti. Dichiarazioni sue. Può essere, ora che loro me lo chiedono, che nella piazzola di Vicchio ci sia stata anche con Lotti. E già prevedo la possibile giustificazione, dice Michael Chivers. Sì, però la Nicoletti voleva, la Nicoletti non voleva, poi però eccetera eccetera. La realtà è che qualsiasi ricostruzione basata sulle dichiarazioni di Lotti, Pucci, Ghiribelli, Nicoletti e tutta la compagnia è priva della minima plausibilità, non esiste. La mia risposta qual è stata? Dunque rinunciamo a cercare una ricostruzione storica che possa stare in piedi. Non sono d'accordo, la gente non parla mai a vanvera. C'è sempre una ragione che va trovata, ma insomma se la Nicoletti ha dichiarato prima una cosa, poi ha dichiarato un'altra, perché? Perché ha dichiarato prima una cosa e poi ne ha dichiarato un'altra? In una ricostruzione storica bisogna chiederselo, in un tribunale, quando un testimone prima dice una cosa e dopo ne dice un'altra, sì è vero che anche lì probabilmente sarà il caso di andare a vedere perché e per come, no? Però se poi non si giunge a nessun risultato, quelle dichiarazioni si elidono a vicenda, in favore dell'innocenza dell'imputato, perché la legge vuole che una persona venga condannata se si è sicuri che è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Se c'è un testimone importante, vitale per questa condanna, che è incerto, allora la condanna non si può fare. Ma in questo caso la ricostruzione storica non può ignorare il fatto che la Nicoletti abbia detto che è stata portata sulla piazzola di Vicchio da Lotti. Certo, tutto fa brodo, poi si va in dibattimento, che succede? È vero, in dibattimento la Nicoletti ci schiò, cioè disse ero ubriaca, eccetera, eccetera, no? Dice Marco Cives, in dibattimento l'unica sede che conta, lo abbiamo visto, la Nicoletti risponde, all'epoca stavo sempre ubriaca e non mi ricordo bene. Questo significa partire da un assunto, perdonatemi, risibile, ossia che la storiografia possa adottare criteri meno rigorosi, disciplinati, selettivi di quelli che si applicano in materia giudiziaria. Cioè, quando io gli ho fatto notare che qui non siamo in un tribunale, qui siamo in sede di ricostruzione storica, lui dice no, però i criteri devono essere assolutamente rigorosi.
perché so De Felice, Candeloro, Manacorda, eccetera, eccetera, fonti come Puccio, la Ghiribelli o Nicoletti nella fattispecie semplicemente non esistono, non sono considerati, vanno bene per chiacchierare tra noi amichevolmente, su YouTube o Facebook. La storiografia è un'altra cosa, molto più seria del sedicente del sistema giudiziario italiano. No, e qui non sono d'accordo. Cioè, se ci sono state delle dichiarazioni da parte della Nicoletti o di altri che sono contraddittorie, questa contraddittorietà va spiegata. Cioè, non si può mettere da parte perché sono contraddittorie. Uno si deve chiedere, ma perché questo ha dichiarato questo, perché ha dichiarato quello? Cioè, io ho dimostrato che le dichiarazioni contraddittorie, insomma, ho disegnato uno scenario plausibile sulle dichiarazioni contraddittorie di Stefano Mele. Cioè, Stefano Mele ne ha dette di cotte e di crude, ma se si vanno a inserire in un contesto corretto, che io ritengo che sia un contesto corretto, ognuna di queste dichiarazioni ha una sua spiegazione. E lo stesso vale per le dichiarazioni della Nicoletti. Allora io, un po' lo dirò in fondo al video, esaminerò questi elementi, tra cui anche le dichiarazioni della Nicoletti, per cui diciamo qui non mi voglio dilungare. Altro argomento di Michael Chivers: Lotti non sapeva nulla. Nel merito della puntata, e qui si riferisce alla puntata di Lotti scemo del villaggio, non capisco il bisogno di ricorrere alle voci di paese, alle maldicenze e neppure alla perizia, quando per capire la reale personalità di Lotti sono disponibili ore di deposizione, centinaia di pagine di verbali di udienza, verbali di interrogatorio, 3 volumi di incidente probatorio, peraltro pochissimo citato, con tutta la incredibile serie di stronzate, non esiste altro termine, che lasciano capire, senza ombra di dubbio, che Lotti non sapeva assolutamente nulla di orari, spari, dinamiche, automobili, percorsi, parcheggi, nulla. Allora, non sapeva nulla, o non ha detto nulla, o non ha raccontato nulla. La differenza non è mica da poco. Gli conveniva raccontare nei particolari questi elementi che magari potrebbero averlo messo in una condizione di debolezza nei confronti di chi poteva accusarlo? Andiamo avanti con le sue dichiarazioni. O almeno nulla più di quanto potesse sapere un qualsiasi cittadino che all'epoca desse un'occhiata ai giornali, trovandosi al bar, alla cantina o alla casa del popolo, o che ascoltasse le chiacchiere dal barbiere, dal droghiere o al mercatino rionale, per non parlare della TV privata che notoriamente seguiva tutti i giorni le udienze del processo Pacciani. Lotti non sa nulla, e quelle poche che sa sono largamente superate dalle cose che non sa, o che sa in modo rovinosamente sbagliato. L'elenco sarebbe infinito. E appunto queste cose potrebbero essere cose che Lotti non diceva, non che non sapeva, se le aveva vissute lui e non come compagno di merende, le aveva vissute in un certo modo, e raccontarle come le aveva vissute da protagonista unico non gli conveniva. La tesi che Lotti mentisse per difendersi o per alleggerire la sua posizione, come dici nel tuo libro, non esiste. Lotti si accusa, Lotti è l'unico accusatore di se stesso. Senza Lotti l'impianto accusatorio non sta in piedi, come tu stesso rilevi, neanche per una multa per il divieto di sosta. E questo d'accordo. Senza Lotti l'impianto accusatorio dei compagni di merende non sta in piedi. Lotti difende la sua colpevolezza con le unghie e con i denti, parole tue. Lotti vuole guadagnarsi una condanna a tutti i costi. E allora come si fa a sostenere che Lotti mente per alleggerire la propria posizione, quando addirittura si autoaccusa di un'azione che nessuno avrebbe mai potuto attribuirgli, ossia lo sparare ai ragazzi tedeschi? Uno che vuole alleggerire la sua posizione si prenota per l'ergastolo. Però, caro Michael Chivers, e questo dimostra che non hai letto il mio libro con attenzione, perché io nel mio libro do una spiegazione sul perché Lotti si autoaccusa a Giugoli. Che poi questa spiegazione non ti convinca è un altro discorso, però allora mi devi confutare questa mia spiegazione. È una spiegazione ben argomentata che tira fuori la perizia Fornari-Lagazzi e va a interpretare quella che è la lettera spontanea di Lotti, dove c'è dentro questa, la prima volta che Lotti dichiara di aver sparato a Giugoli. Io do una mia spiegazione e tu qui non mi confuti quella spiegazione, semplicemente fai così un'affermazione generica. E allora le ragioni devono essere altre. La mia tesi è che Lotti non sapeva nulla e si autoaccusa. Ma perché si autoaccusa? Cioè, a fronte di uno scenario che non ti convince, me ne devi dare un altro che convinca me. Perché Lotti si autoaccusa? Qual è il vantaggio di Lotti che si autoaccusa? Non è che Lotti
capita così da un momento all'altro, c'è tutta una serie di stazioni che portano Lotti dall'essere individuato, dall'essere interrogato più di una volta, e lui ammette qualcosa, ammette ancora qualcosa. Ecco, tutta questa serie di stazioni io li ho inserite in uno scenario che io ritengo che sia plausibile. Dammi il tuo. Lui dice, continua, cerchiamo di capire il perché, come dici tu stesso, si pone il problema di capire la ragione, traendone, mi spiace, conseguenze sbagliate. E questa è una sua opinione. Cioè lui dice, l'interpretazione che tu dai dei motivi per i quali Lotti raccontò quelle cose, io non la condivido. E va bene, non la condividi. La mia risposta, nel mio libro do una plausibile spiegazione sul perché Lotti si fosse autoaccusato di aver sparato a Gioli. Tutto rientra nel suo qualcosa ho dovuto dire. In ogni caso la posizione di complice secondario non è la stessa di Mostro di Firenze unico. Cioè, questo discorso che Lotti si autoaccusa, e allora se si autoaccusa vuol dire che non era il Mostro di Firenze, perché cioè, allora cosa si è autoaccusato a fare? Ho capito, però se fosse stato condannato come Mostro di Firenze, io penso che la cosa sarebbe stata un pochino più pesante per lui, piuttosto che come complice secondario. Come dimostra la linea difensiva di difesa scelta dal suo avvocato, Lotti sperava molto di meno dei 26 anni finali, che comunque se non ci avesse pensato il Padre Eterno è molto difficile che avrebbe scontato tutti in carcere. E questo è la mia spiegazione al perché Lotti continua ad autoaccusarsi, anche quando Filastò gli dà la possibilità di tirarsi fuori, perché lui aveva paura che, tirandosi fuori dallo scenario dei compagni di merende, sarebbe incocciato in uno scenario per lui molto più pesante. Questa è la mia spiegazione. Allora mi devi criticare questa spiegazione. Poi che Lotti non sapesse nulla di significativo, mi domando come fai a sostenerlo. Avresti dovuto entrargli nella mente. Puoi solo sostenere che Lotti non disse nulla di significativo. La qualcosa non mi pare una differenza da poco, è logico. Cioè non puoi dire che se Lotti non lo disse o se raccontò una dinamica sbagliata è perché non la conosceva e perché se l'ha inventata. Magari l'ha detto perché non gli conveniva dire la verità. Altri interventi. E non è la prova che quando Lotti non parla di cose risapute sbarella? Dice cose prive di senso, fantasie, senza il minimo riscontro. Quale lettera è mai stata inviata da Vicchio? È vero. Lotti dice una cosa della quale non c'è il minimo riscontro. Questa lettera è inviata da Vicchio. Ma se Lotti aveva letto i giornali, la storia della lettera sui giornali era clamorosa. Cioè i giornali, quella lì la doveva sapere. Cioè non sapeva che la lettera era stata mandata a Scopeti? Anche la difesa Vanni fece questo errore, no? Dice, vedi, si è confuso tra Scopeti e Vicchio. E allora che giornale ha letto? Se poi addirittura si arriva all'ipotesi che fosse stato imbeccato dalla polizia e la polizia l'avrebbe imbeccato in questo modo? Cioè, quello che voglio dire è che tutta questa serie di elementi che coinvolgono Lotti, a mio giudizio, non si possono semplicemente ignorare, vanno spiegati. Bisogna capire perché Lotti disse di questa lettera inviata da Vicchio. Ha senso pensare a un Lotti che se l'ha inventata di sana pianta oppure che si è confuso nei giornali che ha letto della lettera di Scopeti con una lettera di Vicchio? Cioè questa qui, sì, potrebbe anche essere questa la spiegazione, è una spiegazione però che regge poco perché, ripeto, questa questione della lettera ebbe una risonanza grandissima sui giornali. Se aveva letto dello sbrano sulla tenda, che era un pezzettino così, non aveva letto della lettera di Scopeti? Vediamo, qui Marco Cives risponde a Grantottero che ringrazio per il suo appoggio nelle discussioni, che Lotti fosse un tipo sveglio è opinione di Segnini, circoscritta a un infelice siparietto con un Filastò pochissimo in vena per gran parte della conduzione del controinterrogatorio. E duole dirlo, da grande ammiratore di Filastò, in certi casi anche poco preparato documentalmente, non avendo voglia di andare a frugare le carte, lo dice lui. E qui dà poi il momento in cui Filastò dice questo. Io sono d'accordo, l'approccio che la difesa Vanni ebbe con Lotti fu un approccio superficiale e dovevano documentarsi meglio su quello che c'era dietro, quello che lui aveva detto. Però è anche vero che nell'audio che io ho inserito nel mio video, dove Lotti combatte con Filastò, lì si vede che Lotti è uno che è un dritto.
Cioè, puoi dire quello che vuoi, ma non puoi dire che quello è uno scemo. Celotti sapeva benissimo quello che diceva. Conta la personalità che esce dal dibattito processuale ed è una personalità di un soggetto del tutto ignaro dei fatti. E vabbè, questo lo dici te, che parla per sentito dire o scusatemi, ma qui mi ha stampato male, o tira a indovinare, come quando Mazzeo gli mette carta e penna in mano e gli dice: segnami dove stava Vanni a Scopeti. Lotti naturalmente non lo sa, perché Vanni a Scopeti non lo ha mai visto, e qui sfonda una porta aperta. È certo che Vanni a Scopeti non l'ha mai visto, a Scopeti c'era solo lui. Cioè, questo discorso, no, che Lotti non sarebbe riuscito a raccontare bene le cose che riguardavano i delitti compiuti dalla Combricco e dai compagni di merda, è logico, perché era tutto falso. Secondo me quei delitti li aveva fatti lui da solo, per cui se lui non riesce a raccontare una dinamica corretta mettendoci dentro Vanni e Pacciani, questa non è la dimostrazione che lui non ha visto nulla, è la dimostrazione che le cose non sono andate così, ma potrebbero essere andate in tanti altri modi, tra cui quello di Lotti che non c'era nemmeno, ma anche quello di Lotti che c'era solo lui. Sono due scenari che hanno entrambi una loro ragione. Bisogna vedere cosa esce fuori dall'uno, cosa esce fuori dall'altro. Vediamo le argomentazioni sui pantaloncini. Questa storia dei pantaloncini, no? La storia dei pantaloncini è esemplare, insomma, secondo me, del partito preso di Michael Chivers. Cioè lui proprio cioè ogni occasione è buona da avvocato per contrastare l'ipotesi che Lotti potesse essere il mostro di Firenze. Evidentemente, io gliel'ho anche scritto, la cosa ti dà fastidio, non so io se c'hai una motivazione personale, io non so chi sei, so se hai una tua motivazione personale che ti porta a essere così veemente nei confronti di un'ipotesi che è un'ipotesi che a confronto di tante altre, insomma, ne abbiamo sentite di tutte, gruppi armati, il killer dei due mondi, a parte le sette, le solite scemenze di una volta, ma ci sono sentite di tutti i colori. Io ti presento un'ipotesi corredata di tutta una serie di dimostrazioni e hai questo atteggiamento così aggressivo nei confronti di questa ipotesi, e la cosa mi fa pensare male. Io questo penso, poi magari sbaglio. Comunque, questa storia dei pantaloncini, e qui la cosa importante, io faccio un breve riassunto, è che Lotti in dibattimento e anche all'incidente probatorio, a domanda, rispose, gli chiesero: ma era nudo il ragazzo di Scopeti quando scappò? E lui disse: no, non era nudo, di sopra era nudo, ma di sotto c'aveva dei pantaloncini. Alla fine poi il discorso fu questo, no? E si scopre negli ultimi anni che effettivamente prima si riteneva che il ragazzo fosse scappato nudo, invece aveva dei pantaloni marroni che vennero trovati vicino al cadavere, solo che questi pantaloni sparirono dagli atti, sembrava che non ce li avesse. Erano pantaloni, io ho dato la mia ricostruzione, secondo me questi pantaloni lui ce li aveva non allacciati, e scorrendo, erano stretti, correndo gli rimasero addosso, poi pian piano li calarono. Quando si trovò di fronte il mostro che lo accoltellò, io credo che questi pantaloni già li avesse alle caviglie. Quando poi il mostro lo spostò, che era morto, l'aveva accoltellato, nei cespugli, lo doveva prendere per i piedi, questi pantaloni gli davano fastidio, glieli sfilò e li buttò lì a terra. Queste sono le cose. E Lotti disse che aveva questi pantaloncini, però pantaloncini, non pantaloni, sono pantaloni di velluto taglia 48. Sentiamo cosa dice Michael Chivers. Lotti parla di pantaloncini, associarli ai pantaloni di velluto marrone taglia 48 italiana di Michel mi sembra onestamente una forzatura. I fatti sono questi: o il ragazzo era nudo o il ragazzo indossava pantaloni di velluto taglia 48. Lotti dice pantaloncini, e di pantaloncini sulla scena del crimine non esistono, dunque non può averli visti. Questo è un dato certissimo. Insomma, quando il mostro arrivò a accoltellare il ragazzo che aveva pantaloni calati, che poi lo spostò, gli sfilò questi pantaloni, non è che era lì a controllare questi pantaloni com'erano. Al di là del fatto che Lotti potesse aver usato una parola inappropriata, cosa che però potrebbe anche essere, perché lui di parole inappropriate ne usava tantissime, potrebbe aver detto pantaloncini anche se erano pantaloni, ma potrebbe anche addirittura averli presi per dei pantaloncini in quella situazione. In quella situazione non era qui come ci sono io, con davanti questi pantaloni
belli belli distesi, che io non posso dire che sono pantaloncini. Era una situazione un po' diversa, nel buio, dopo averlo accoltellato, spostando il cadavere al buio. Cioè non si può immaginare questo scenario? Io penso di sì. Segnini risolve tutto in questo modo, poiché nel linguaggio approssimativo di Lotti non si dovrebbe attribuire soverchia importanza al termine. Lotti ha detto pantaloncini, ma noi dobbiamo leggere pantaloni, e per la precisione quelli ritrovati sulla scena del delitto. È chiaro che qui è l'avvocato che parla, no? Che fa le pulci su queste cose. Aggiungo, per mero scrupolo, non è vero che tutti i giornali parlavano di un uomo nudo, cioè non è del tutto vero quello che Segnini scrive a pagina 417 del suo libro, ossia che in ogni articolo e in ogni altra occasione mediatica si è sempre presunto che il poveretto fosse uscito dalla tenda nudo. E io penso di sì, anche nel film di Ferrari lui esce dalla tenda nudo, tutti credevano che fosse uscito nudo. Esiste come minimo un'eccezione. La Città del 10 settembre 1985 aveva pubblicato una ricostruzione grafica del delitto e Michel in 3 tavole non era raffigurato affatto nudo. Eccola qui, la possiamo vedere qui. Come si vede il ragazzo ha degli slip. Ma io penso, no? È logico che lo disegnavano con quello che c'era sotto gli slip. È chiaro che gli hanno messo quegli slip per coprire quello che c'era sotto, ma l'idea è che comunque fosse nudo. Ma al di là di questo, supponiamo pure che Lotti avesse visto questa immagine sulla città e gli fosse venuta in mente questa. Ma allora qui i termini non contano? Perché disse pantaloncini e no slip? Qui non si sarebbe sbagliato? Cioè si sbaglierebbe quando prende dei pantaloni per dei pantaloncini, ma invece può prendere degli slip per dei pantaloncini? Falstaff, quello che ho già nominato prima, risponde lui, dice: sui pantaloncini tendo a concordare con Segnini, mi pare che l'utilizzo del diminutivo sia meno significativo rispetto alla descrizione, niente affatto scontata, di un uomo in fuga vestito per metà. Una piccola cosa forse, ma che dà da pensare, e io sono d'accordo con lui. Cioè il fatto che Lotti abbia detto che il ragazzo era nudo di sopra ma sotto aveva qualcosa, io penso che già di per sé sia un elemento che nello scenario di Lotti, possibile mostro di Firenze, ha la sua importanza, perché era un elemento inedito. Ora, se poi si va a fare le pulci al termine pantaloncini piuttosto che pantaloni, ognuno può fare quello che vuole. Naturalmente deve essere intellettualmente onesto con se stesso. Però, se Michael Cives crede che basti questa differenza di termine, pantaloncini e pantaloni, a squalificare questo elemento che dà Lotti sulla scena del crimine, padrone. Io personalmente no. Qui poi dice sul discorso di Lotti, scemo del villaggio, no? Dire che l'argomento di questo video è inutile, oltre che superato, non è affatto fuori tema. Così come non è fuori tema dimostrare che la tesi di Segnini, Lotti resse bene in tribunale, non sta in piedi. Qui. Che Lotti resse bene in tribunale è un dato di fatto. È un dato di fatto dimostrato dal fatto che le testimonianze di Lotti in tribunale portarono alla condanna di Vanni. Ora si può dare addosso alla difesa Vanni che non fu capace di confutare le fandonie di Lotti, però quelle fandonie portarono alla condanna di Vanni. Sì, ci sono stati giudici benevoli nei suoi confronti e tutto, ma cioè, un conto è un pentito che racconta balle a tutta randa e che in un tribunale non riesce a tenere a bada nel contraddittorio la difesa di chi sta accusando. Se racconta tutte balle da zero, cioè è difficile che ci riesca in un procedimento così complesso. Evidentemente quello che raccontava Lotti aveva, questo è il mio giudizio, aveva qualcosa di base che gli consentiva nel raccontare balle di essere un minimo convincente, ma Propato stesso lo disse, no? Disse il mistero Lotti, questo termine lo disse Propato non credeva a racconti di Lotti, però era lì incerto, dice ma lui tante cose le sa e io non credo che gliel'abbiano raccontati quelli della polizia giudiziaria, perché sennò gliel'avrebbero raccontati meglio. Per cui confutare, dire che Lotti non resta in tribunale è sbagliato. Lotti resta benissimo in tribunale, ma addirittura in fondo all'incidente probatorio che Michael Cives rimprovera che non viene citato, io l'ho citato da qualche parte, i giornalisti rimasero stupiti del fatto che Lotti resse benissimo, cioè si credeva che fosse una
una tigre dai piedi d'argilla, ma invece no, resse. Cioè, quello che raccontò Lotti sostanzialmente fu sufficiente a convincere i giudici a condannare Vanni. Per cui se non è questo reggere, cos'è? Sul motorino, lui confuta anche il motorino, no? Dice, questi sono discorsi astratti, poteva, non poteva, che in concreto non significano niente. Io ricordo che il mio video sul motorino vuole confutare il luogo comune che Lotti non avrebbe potuto arrivare a Borgo San Lorenzo a bordo di un motorino. Cioè non vuole dimostrare che Lotti andò a Borgo San Lorenzo col motorino, vuole dimostrare che Lotti sarebbe potuto andare a Borgo San Lorenzo col motorino perché a quell'epoca c'erano motorini idonei per questo. E il video lo dimostra perché fa vedere i motorini che c'erano all'epoca. Perché c'erano varie, mi ricordo più di una volta, i soliti superficialoni, mostrologi superficialoni, che dicevano no, non poteva, doveva fare da boccare la benzina, eccetera, eccetera. E la tiravano avanti, e io dicevo no, i motorini dell'epoca potevano tranquillamente fare quel viaggio avanti e indietro anche più di una volta. E qui ho dimostrato con questo video l'esistenza di questi motorini. Io li conosco bene, ero appassionato di motorini. Allora lui cosa dice? I fatti storici sono questi. Lotti era un colossale, sistematico, acclarato mentitore. E su questo siamo tutti d'accordo. Lotti era un mentitore di quelli di prima categoria. Come Segnini è il primo a sapere. Di conseguenza, quando dice avevo un motorino, non vale nulla. Come non vale nulla? Cioè lui, da Fornari e Lagazzi, racconta a Fornari e Lagazzi che aveva preso la macchina perché era stanco di andare in motorino. Perché avrebbe dovuto mentire? Cioè non vale nulla. Certo, se su quell'affermazione si dovesse costruire una requisitoria che porta a condannare qualcuno, uno dice no, mi devi dimostrare che il motorino ce l'avevi. Ma in questo caso la plausibilità di uno scenario è quella che Lotti il motorino ce l'avesse. Perché avrebbe dovuto dire una cosa per un'altra? Tanto più che un motorino, non è che uno dice l'aereo. Certo, se si dice avevo l'aereo, no, che se avevi l'aereo me lo devi dimostrare, ma avevi il motorino, penso che sia una cosa che è più facile che ce l'avesse che non ce l'avesse, insomma, dai. E se lo aveva, sarà stato un catorcio, come altro fatto realmente storico erano le sue automobili. Cosa vuol dire? Cioè, se c'aveva un motorino c'aveva un catorcio, questa vuol dire una preclusione di principio. Perché avrebbe dovuto avere un catorcio? Cioè gli mancavano, io ho comprato il mio motorino nel 69, l'ho pagato 140.000 lire, c'erano motorini del tipo di quelli che poteva prendere Lotti a 4 marce, che facevano i 70-80 all'ora, che non erano cross, che costavano anche meno, costavano 110-120.000 lire. Magari un motorino così, con 2-3 anni sulle spalle, lo trovavi a 80.000 lire. Ora io dico che io non so adesso, non ho fatto i conti quanto valgono 80.000 lire dell'epoca in euro di oggi, però erano cifre che io penso che Lotti avrebbe potuto spendere, insomma. Non vale nulla quando dici mi sono fermato a urinare. Come non vale nulla? Noi abbiamo che Lotti dice la Ghiribelli non ci si può fermare neanche a pisciare, quando Pucci dice la stessa cosa a Giuttari. Mi dispiace, ma questa concomitanza di scuse esige una spiegazione. Io la mia spiegazione l'ho data. Qual è la spiegazione di Michael Chivers? Non vale nulla quando dice sono stato sulla piazzola domenica pomeriggio. E se stava lì, dove sarebbe stato visto fino alle 8 di sera, non poteva certo stare a Firenze dalla Ghiribelli. E questo lo so, Lotti mente. Certo che non poteva stare a Firenze dalla Ghiribelli. Questo dimostra che su quella storia di quel pomeriggio passato a Scopeti, Lotti non era mica tranquillo. Se cercò di minimizzare questa sua presenza nel pomeriggio, che non si conciliava con lo scenario che lui aveva disegnato di complici di Pacciani, che sarebbe dovuto andare sulla scena del crimine la sera. Questo dimostra che Lotti, raccontando cose differenti da quelle che poi le testimonianze hanno detto di quella macchina rossa, vuol dire che c'aveva qualcosa che non tornava. Naturalmente la difesa, che avrebbe potuto approfittare di queste sue incertezze, non ne approfittò. E il PM non aveva interesse a
mettere Lotti in crisi e non infierì su questa storia, ma su quella sosta pomeridiana a Scopeti si sarebbe potuto indagare e molto. Replicare, sì, Lotti era un mentitore sistematico, ma perché in questo caso non avrebbe potuto dire la verità? È contrario a ogni più elementare metodo storico. Cosa vuol dire? Cioè, chi racconta le balle non è che racconta sempre balle. Allora, non è che si deve prendere una cosa piuttosto che un'altra così a capocchia. Si devono prendere inserendolo in un contesto logico. E io il discorso di Lotti, di quello che dice Lotti, ho cercato di inserirlo in un contesto logico. Naturalmente andando a interpretare le sue dichiarazioni. Sono dettagli che non esistono, sono cose che Lotti aveva già provato di non conoscere, come un ricercatore enciclopedico e scrupoloso quale Segnini pure dovrebbe sapere benissimo, ma io lo so benissimo, sono anni che studio questo argomento, so le cose che ha raccontato Lotti, però do la mia interpretazione. Eppure, su tutto questo Segnini riesce a fondare una delle teorie più singolari mai sentite nella storia della criminologia. Questa è veramente grossa. Cioè, ipotizzare che un pentito che accusa altri di correità mente per diminuire il peso delle proprie responsabilità sarebbe la teoria più singolare mai sentita nella storia della criminologia? Io penso che sarebbe la prima cosa che uno dovrebbe prendere in considerazione andando a giudicare un pentito che mente. Se un pentito mente, che motivo ha di mentire? Va bene, c'è l'ipotesi che sia un mitomane, ma Lotti del mitomane non aveva nulla. È una cosa che si può escludere a priori. Lotti non era un mitomane. Allora si vanno a cercare le giustificazioni che voleva mangiare un piatto di minestra, perché lui la minestra non ce l'aveva. Allora dice no, vado là, sono servito e riverito, mi mangio un piatto di minestra, se poi vado in galera chi se ne frega. E questo sarebbe il ragionamento che fanno, no? Però che si esamini la possibilità che Lotti abbia mentito per risparmiarsi guai peggiori, a me sembra che sia logica. Poi magari si può escludere, ma non si può trattare questo scenario come quello di una teoria delle più singolari mai sentita nella storia della criminologia. Questo è sbalorditivo, tanto più quando i sostenitori, anche con una certa vistosa insofferenza, fanno quadrato non sulla base di effettivi fatti storici, ma sulla base del perché no, portato alle estreme conseguenze. È il perché no. Allora, io ripeto, in mancanza di prove, uno scenario che ha dei punti, diciamo degli indizi che aiutano a comporlo, le parti che sono prive di prove, bisogna perlomeno dire che sono possibili, perché se sono impossibili lo scenario cade miseramente, però se si dimostra che sono possibili, questo è già un fatto, è già una bella cosa, perché dimostra che lo scenario è uno scenario plausibile e io questo, quando non ci sono prove, io cerco di dimostrare che un qualcosa, anche se non c'è la prova, è possibile, addirittura in certi casi è anche ragionevole che sia così. E poi alla fine fatemi capire, Segnini può fare una crociata voluminosissima per Lotti Mostro di Firenze e gli altri non possono fare una crociata, sa più modesta, sulla tesi contraria, e qui la crociata. Allora, qui è il discorso che io facevo con un certo Michael Tabacci lì, che è un petulante, che continua a imperversare per tutti i video e a dire sempre le stesse cose. Io l'ho accusato di fare una crociata contro la tesi Lotti e qui Michael Chivers mi accusa di fare una crociata pro Lotti. Io non è che faccio una crociata, io ho presentato una mia ricostruzione, una mia ipotesi che tutti possono tranquillamente giudicare. Non c'è nessuna crociata dietro, semplicemente è la mia ipotesi. E qui rispondo io, in effetti la tua mi pare proprio questa, cioè sia una crociata. Cioè lui praticamente mi rimprovera quello che sta facendo lui. Sembra quasi che tu abbia qualcosa da perdere. Definire l'ipotesi Lotti serial killer unico una delle teorie più singolari è a mio giudizio molto ingiusto. Ma come? Ti pare così difficile che qualcuno confessi qualcosa per non dover confessare di peggio? A me questa mi pare veramente una sciocchezza questa qui, no? Che questa sia una delle teorie più singolari mai esistite. Lotti mentitore, qui adesso Michael Chivers fa tutta una serie di considerazioni sulle menzogne di Lotti, io ne leggo qualcuna.
ha mentito su Pacciani e Vanni, presenti sulla scena del delitto, ha mentito su Giogoli, per scagionarsi da cosa? Si è inventato di aver sodomizzato Butini, si è inventato che Pacciani dava da mangiare i feticci alle figlie, si è inventato che Pacciani teneva i feticci nel garage, dentro un barattolo di vetro, si è inventato tutte queste cose qui. Ma allora, perché si è inventato queste cose? Io infatti chiedo, quale sarebbe l'alternativa, lo scenario alternativo? Allora, qui purtroppo non leggo, lui ti risponde, alternativo rispetto a cosa? Il comportamento di Lotti. Lotti si autoaccusa senza la minima ragione. Se non avesse confessato, un qualsiasi avvocato di mezza tacca avrebbe demolito le testimonianze di Pucci e della Ribelli in 5 minuti. Lotti si autoaccusa senza la minima ragione. Questo lo pensi te, però. Cioè, questa è la tua ipotesi. È un'ipotesi che però dovrebbe andare un pochino al di là del singolo, della singola critica al singolo pezzettino. Cioè dovrebbe disegnare uno scenario completo in cui si va a vedere tutto il comportamento di Lotti da cima a fondo e si va a spiegare questo comportamento nell'ottica di un personaggio che era completamente estraneo. Ci sono tante cose da interpretare, cioè se hai letto il mio libro, soprattutto il capitolo all'inseguimento di Lotti, lì c'è tutta una interpretazione del comportamento di Lotti e dei testimoni che gli stanno attorno che porta verso lo scenario che io ritengo sia quello giusto. Tu dimostrami che questa stessa serie di comportamenti è interpretabile in altro modo. E infatti io adesso quello che farò nei prossimi video è proprio questo. Cioè io basandomi come falsariga su quel capitolo lì all'inseguimento di Lotti, devo dire che con mia sorpresa è stato considerato, fatemelo dire, da due persone che io ritengo, diciamo che io stimo moltissimo, che sono mio figlio e il mio collaboratore Leonardo Settimelli, sono state considerate un capolavoro. Leonardo Settimelli, dopo averlo letto, ha detto sfido chiunque a dimostrare, a pensare ancora, dopo aver letto queste pagine, che Lotti sia estraneo alla vicenda. Mio figlio è rimasto, diciamo così, meravigliato, stupefatto dal fatto che ci fosse come una sequenza di immagini, lui me l'ha descritta così, come una sequenza di immagini senza nemmeno l'audio sotto, che automaticamente portavano verso una conclusione. Cioè lui ha proprio visto questo evolversi degli avvenimenti che si intersecavano perfettamente l'uno con l'altro. Loro giudizi, no? Magari sbagliati, però a questo punto io chiedo a chi vuole confutare la tesi Lotti che faccia gli stessi ragionamenti al contrario. Cioè andando a inserire tutto quello che io ho inserito in questo contesto, in questo scenario di Lotti mostro, in uno scenario di Lotti innocente. Io mi rivolgo soprattutto a due persone, a questo punto faccio i nomi. Uno è un nome che ho evitato di fare in altre occasioni, questa volta lo voglio fare, è il signor Aldo Angeli, no? Che Aldo Angeli è una persona, io ho capito, è una persona onesta, è una persona a modo, un po' fumino, un po', diciamo che la sua irruenza lo porta secondo me a sbarellare, come dice Michael Chivers su Lotti, lo ha portato a sbarellare in diversi casi. E lui, ai tempi in cui ci siamo trovati a scontrarsi, perché io criticavo le tesi di Filastop, lui era un suo fan, e mi ha fatto anche dei video, la leggenda di Antonio Segnini e così via. In quelle occasioni di scontro, io gliel'ho detto, ma scusami, perché non critichi la mia ipotesi? Lui mi rimproverava, ma proprio tu che parli di Lotti scemo, Lotti qui e là, no? Dico, prova a confutare la mia ipotesi, sul mio blog c'è una pagina, no, aspetto che tu faccia video, questo era quello che lui mi rispondeva. Bene, io adesso non solo ho fatto dei video, ma ho anche scritto un libro, hai tutti gli elementi per poter criticare in modo preciso la mia ipotesi di Lotti, e fai un video, no? Fai un video dove vai a esaminare le mie argomentazioni, ne ha fatti tanti sui compagni di merende, su qui e là, fanne uno sull'ipotesi Lotti. Io non so se il mio libro l'hai letto, se non l'hai letto te lo leggi, 10 euro te li puoi spendere e poi mi confuterai mi farai le tue argomentazioni, le tue confutazioni. Secondo me lo dovresti fare dopo aver fatto un video addirittura dove parli della leggenda di Antonio Segnini, dopo aver bistrattato in tante occasioni questa ipotesi Lotti. Adesso hai tutti gli elementi per confutarla, fallo. La stessa cosa la chiedo a Omar Quatar. Omar Quatar
è uno studioso della vicenda molto molto capace, diciamo, perché sicuramente sulle dita di 2 mani c'entra, ma io penso che sta anche sulle dita di una mano come, diciamo, livello di mostrologia, no? È una persona molto capace. Lui fin dall'inizio è stato assolutamente scettico sull'ipotesi Lotti, fin dall'inizio. Io gliel'ho sempre detto, ma allora fai le tue, confuta questa ipotesi, no? Confutala. Lui dice all'inizio, non ho gli elementi, non ho la documentazione. Io mi ricordo che appena Francesco Calamandrei mi dette tutti i verbali di Lotti, che al tempo non ce n'erano, era una cosa, una chicca, io gliele mandai subito, con la speranza che gli servissero per scrivere degli articoli sul suo blog contrari all'ipotesi Lotti. Io non li ho mai visti. Adesso, io immagino che il mio libro l'avrà letto, hai tutti gli elementi per andare a farmi le pulci sulla mia teoria di Lotti mostro di Firenze. E fai dei begli articoli che confutino questa teoria. Vai a disegnare uno scenario alternativo al mio, perché questo devi fare, no? Tutti quelli che criticano l'ipotesi Lotti, che criticano il mio scenario, non possono criticarlo e basta. Devono dare uno scenario alternativo, cioè devono inserire tutto quello che a me ha fatto pensare a un Lotti mostro di Firenze in uno scenario dove Lotti era estraneo. Cioè devi spiegare perché quando Lotti venne interrogato, per esempio, ti disse il sabato sono passato a scoperti da me, senza che nessuno gli avesse chiesto niente. Perché disse quella cosa lì? Io la mia spiegazione l'ho data, datemi la vostra, voi che ritenete che Lotti sia un perfetto imbecille che è stato tirato dentro ma era completamente estraneo. Allora io nei prossimi video, adesso non so se riuscirò a pubblicarli con la cadenza settimanale, ci proverò, farò di tutto, se non ci riuscirò qualche settimana salta, ma in ogni caso farò dei video dove seguirò tutto il percorso di Lotti che lo portò dall'essere individuato all'essere poi considerato un compagno di merende. Con tutto quello che c'è dentro, le testimonianze, gli avvistamenti, gli interrogatori, le reazioni di Lotti. E per ogni video farò delle domande del tipo, ditemi voi se Lotti non era colpevole, qual è il perché di questo comportamento, cosa c'era dietro questa cosa qua. Ecco, io farò queste domande e chi segue questi video, se è intellettualmente onesto e vuole avversare la tesi Lotti, deve rispondere. Al limite può anche non guardare questi video, girarsi dall'altra parte e dice a me, io non ci credo, allora non guardare il video, non intervenire. Però se vuoi avversare la tesi Lotti guardando il mio video e intervenendo sul mio video, deve rispondere alle mie domande. Mi sembra che sia un comportamento intellettualmente onesto e richiedibile. Per il momento vi saluto.